Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del podcast di Arbory Road. Il tema che affronteremo oggi è quello dell'uguaglianza di genere, una battaglia che deve essere, a mio avviso, combattuta non solo dalle donne ma anche dagli uomini, motivo per cui sono estremamente felice di partecipare a questo podcast. E io credo che sia una battaglia che deve essere combattuta per una società migliore per tutti. Perché non vi può essere vera democrazia laddove non vengano utilizzate pienamente le competenze sia delle donne che degli uomini. Per discutere di questo tema abbiamo oggi un ospite molto speciale, l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico nel gruppo Socialisti e Democratici e membro della Commissione Donne e Pari Opportunità. Buongiorno onorevole Moretti. Buongiorno Paco, buongiorno Giorgia, grazie davvero tanto di questo invito, il piacere di confrontarmi con voi su questo tema così importante. Grazie mille a lei. E appunto a discutere con noi c'è anche Giorgia Cazzola, avvocato civilista che si occupa di famiglia e gender equality e uno dei pilastri fondanti di Arbory Road. Ciao Giorgia, tutto bene? Buongiorno a tutti, tutto bene? Volevo ringraziare l'onorevole Moretti per essere qui, è veramente una grandissima opportunità poter trattare con una persona della sua levatura questi argomenti, quindi grazie per averci dato questa opportunità. Grazie a voi, davvero. Benissimo, allora direi di partire subito con una prima domanda un po' introduttiva e generale. L'uguaglianza tra uomini e donne è uno dei pilastri fondamentali dell'Unione Europea, tant'è vero che fu sancita nei trattati di Roma del 1957. E nel Trattato di Roma è anche scritto, si inizia a parlare anche di parità di retribuzione tra uomini e donne. Sono passati più di 60 anni da quel trattato, onorevole Moretti. A che punto siamo in Europa oggi? Beh, devo dire che molte delle enunciazioni di quel trattato sono rimaste purtroppo sulla carta, anche se di passi in avanti le donne, grazie anche ai movimenti femministi, femminili, alla società civile e poi certamente anche alle donne che nel lavoro, nelle professioni e in politica hanno dato il loro contributo, di passi in avanti ne abbiamo fatti. Diciamo che l'Europa ha svolto negli ultimi 10 anni un ruolo molto importante nell'accelerazione di un'emancipazione femminile, sociale e lavorativa concreta, per esempio imponendo uno dei recenti atti legislativi, imponendo per esempio le quote rosa nei consigli di amministrazione delle grandi aziende partecipate. Questo tanto per indicare uno dei provvedimenti legislativi che sono stati fatti. Però devo dire che nonostante questo, nonostante che l'Europa sia guidata oggi da delle donne, pensiamo alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, pensiamo al ruolo straordinario di Angela Merkel, pensiamo a Christine Lagarde per la Banca Centrale Europea, ancora le ragazze e le giovani, quindi anche se hanno una percezione più scarsa della disparità di genere, ancora noi facciamo molta fatica. E anche quando raggiungiamo ruoli di potere e di vertice, subiamo una discriminazione, per esempio quella salariale, no? Quindi il salary gender gap è ancora presente a livello europeo, è ancora presente in Italia, quindi a parità di mansioni e di lavoro e di ruolo le donne percepiscono circa il 16% in meno rispetto ai colleghi maschi. Ma noi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, cioè a Bruxelles, per esempio, sulla relazione sull'uguaglianza di genere nella politica estera europea, noi abbiamo sottolineato e stressato il fatto che dobbiamo smetterla di descriverci come vittime, ma iniziare invece a dire chiaramente che noi siamo agenti e protagoniste del cambiamento positivo verso una maggiore civiltà della società e del mondo. E questo lo dobbiamo dire in maniera forte anche da un punto di vista economico, perché se le donne lavorassero tanto quanto gli uomini nella società, il pianeta accelererebbe anche da un punto di vista di prodotto interno lordo, cioè il prodotto interno lordo mondiale
crescerebbe addirittura al 2025 di 12 trilioni. Quindi diciamo la condizione femminile e l'emancipazione delle donne nel mondo del lavoro, nelle professioni, in politica, aumenta, diciamo, non soltanto la qualità di democrazia e di civiltà delle società, ma aumenta anche il benessere delle società medesime. Decisamente, benissimo, benissimo. Giorgia, vuoi collegarti con questo? Sì, volevo collegarmi, onorevole, proprio sulla base di quello che lei ha detto in relazione a che le ragazze non hanno magari percezione ancora delle discriminazioni e comunque delle disuguaglianze che dovranno affrontare nella loro vita. E proprio a tal proposito, infatti, si può dire che una sorta di divario di genere inizi già dai banchi di scuola, per il motivo appunto in Europa comunque abbiamo più donne laureate rispetto agli uomini. Tuttavia le donne tendenzialmente prediligono percorsi di laurea in materie umanistiche e sociosanitarie. Se invece guardiamo appunto altre materie come per esempio l'ambito STEM, acronimo anglosassone con cui appunto si intende scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, la rappresentanza di genere crolla invece vertiginosamente e le vorrei chiedere appunto per quale motivo, anche perché la scarsa rappresentanza di genere proprio in quest'ambito è una delle cause del gender pay gap di cui appunto parlava lei prima, posto che si tratta comunque di percorsi di laurea che conducono poi a svolgere le professioni che allo stato attuale sono le più remunerate in assoluto. Quindi anche stimolare una maggiore partecipazione delle ragazze a questi percorsi di laurea probabilmente sarebbe un primo modo per affrontare appunto e risolvere il divario retributivo di genere. Appunto vorrei sapere la sua opinione sul punto e secondo lei per quale motivo le ragazze non prediligono questi percorsi di studio. Grazie per questa domanda, Giorgia, che c'entra un altro punto e che guarda ovviamente al futuro. Hai ragione, il 76% delle donne in Europa lavora nei servizi di assistenza. Quindi tantissime donne sono donne infermiere, sono operatrici sanitarie, sono dottoresse, sono ricercatrici, ma questo connota anche quanto, per esempio, nel caso della pandemia, le donne siano state in prima linea nel combattere, no? Il Covid e abbiano rischiato in prima persona, anche da un punto di vista della salute, ecco, e di vita, no? Quindi si sono messe in discussione. E il fatto che si scelgano, diciamo, materie anche universitarie lontane dalle cosiddette STEM è un dato molto significativo. Perché? Perché noi abbiamo raggiunto la parità di genere nell'educazione di primo e secondo livello, perché in Europa la popolazione femminile è addirittura più incline ad intraprendere studi universitari, ad esempio. Quindi le donne sono e hanno raggiunto livelli molto alti. Però il problema si trova nella scelta di quali materie appunto scelgono le ragazze, e le materie STEM, come dicevi tu, che significa scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sono quelle meno indicate a livello di preferenza dalle ragazze. Questo è un tassello importante perché determina proprio uno stress, un aumento del divario tra ragazze e ragazzi. Le cause per cui le ragazze scelgono meno percorsi STEM sono fattori individuali legati spesso all'autostima, ma anche sono fattori legati a considerazioni sociali, culturali, familiari. Cioè un forte pregiudizio e stereotipo per cui le materie scientifiche non siano compatibili con diciamo le caratteristiche delle donne, e questa percezione sbagliata evidentemente crea una barriera psicologica
per le ragazze che fin da bambine sono portate a sentirsi inferiori ai ragazzi in questi ambiti. E questo stereotipo spesso è portato avanti anche dagli stessi insegnanti, che non capiscono che invece sono loro stessi i primi che devono stimolare nelle ragazze la scelta, diciamo, di queste materie. Il fatto però che queste materie non siano privilegiate anche dalle ragazze determina poi una serie di conseguenze negative sul luogo di lavoro, perché i salari mediamente sono più bassi a parità di istruzione, prevale diciamo ancora nella nostra società l'idea che le donne devono comunque occuparsi anche dell'attività domestica, infatti l'attività domestica è ancora oggi gravemente a carico, diciamo, delle donne. E poi ovviamente nelle carriere accademiche e anche nelle STEM la maternità porta e determina interruzioni lavorative che ostacolano l'ascesa della carriera e diciamo, l'arrivo per le donne di determinati livelli. Quindi c'è una sorta di discriminazione consapevole e inconsapevole, ma il risultato è che le donne vengono ovviamente penalizzate nel mondo accademico STEM, ma anche in quello lavorativo. Ovviamente la disparità di genere si riflette anche nella ricerca e nell'università, perché le donne ricercatrici sono soltanto il 30% del personale accademico, e lo stesso nel mondo ovviamente scientifico, perché nel settore per esempio tecnologico e scientifico gli uomini rappresentano l'83% sul totale. Per cui questo è un grande lavoro che dobbiamo fare anche noi come politici per prevedere per esempio non solo nella carriera universitaria, ma soprattutto nel modello culturale, ecco, di favorire nelle ragazze questa presa di coscienza, un cambio culturale, familiare, sociale che è progressivo ma che dobbiamo iniziare a fare. Grazie onorevole, è stata veramente una bellissima risposta questa, soprattutto per quanto riguarda il finale propositivo del cambio di visione sociale, culturale e familiare, perché effettivamente anche da professionista ritengo che le difficoltà che lei ha enunciato comunque siano difficoltà che occupano sicuramente diversi ambiti, qualche ambito più di un altro, ma è giusto ed è corretto secondo me appunto abbandonare questi stereotipi di genere che appunto vogliono relegare e discriminare le donne nella loro attività lavorativa. Mi collego ad un altro ambito che ci piacerebbe, ne discutevamo con Paco, trattare con lei proprio di ambito lavorativo, visto che abbiamo il piacere di averla come ospite, ed è proprio quella della rappresentanza di genere in politica, perché anche in questo caso diciamo che sono stati fatti ultimamente, di recente in Europa, dei passi in avanti, e basti appunto vedere, come diceva lei prima, comunque che ai vertici delle istituzioni europee comunque troviamo diverse donne. Quindi la mia domanda è questa: in generale come siamo messi appunto con la rappresentanza di genere nelle istituzioni europee, e qual è la sua personale esperienza come europarlamentare, perché per esempio anche poi se si considerano i singoli stati membri, sicuramente ci sono dei passi in avanti per quanto riguarda i paesi nord europei che hanno nominato, iniziano adesso a nominare prime donne appunto come prime ministro, situazione che invece nei paesi a sud dell'Unione Europea ancora non si sta muovendo. Quindi appunto ci interesserebbe sapere la sua opinione su questi argomenti. Allora, innanzitutto c'è stato un miglioramento grande, passi in avanti importanti, soprattutto il Parlamento europeo è un Parlamento dove le donne non soltanto ci sono, ma rivestono anche ruoli diciamo di potere, di prestigio e di responsabilità. E appunto quello che dicevo prima, no? la prima Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha 2 lauree, ha 7 figli, cioè ha
è la dimostrazione, incarna, diciamo, perfettamente quel modello di donna che non deve rinunciare né a fare carriera né ad avere una famiglia, perché io credo che così come un uomo può fare famiglia e carriera, la stessa opportunità va data anche alle ragazze e alle donne che oggi però si trovano ancora a dover scegliere, l'abbiamo detto prima, no? A scegliere materie non scientifiche e tecnologiche perché pensano che queste producano un carico di lavoro e di pressione lavorativa molto alto, così come ancora si fa fatica a trovare la disponibilità di donne a candidarsi nei comuni, nelle amministrazioni locali o a fare appunto un percorso anche di natura politica. Io sono di questa opinione. Innanzitutto che le quote rosa, la previsione delle quote rosa siano state assolutamente necessarie, soprattutto nel paese Italia, dove purtroppo c'è ancora una mentalità profondamente retrograda e maschilista da questo punto di vista. Io sono molto critica anche nei confronti del mio partito, il partito diciamo democratico, che dovrebbe essere il partito riformista per eccellenza, ma ne parleremo dopo su questo. Però sono a favore ovviamente delle quote perché senza di queste ci avrebbero come dire spazzato via e quindi non favorito nemmeno nel tentativo diciamo di essere votate per esempio, ma noi non dobbiamo limitarci a questo, cioè noi non è che dobbiamo solo occupare gli spazi, ma noi dobbiamo in quegli spazi avere potere. Perché vi faccio un esempio, il governo Conte bis, mi sembra, ha recentemente aveva, diciamo perché adesso è un ex governo, ma aveva recentemente diciamo nominato i vertici di tutte le aziende partecipate dallo Stato, no? Bene, tutti gli amministratori delegati, che sono cioè quelli che hanno un potere vero, sono uomini e alle donne è stata, diciamo così, lasciata la presidenza di queste società. Ora è evidente che se tu mi metti lì perché devi sostanzialmente, perché non puoi fare altrimenti, ma la responsabilità delle scelte e il potere di cambiare è nelle mani degli uomini e la mia presenza è soltanto una presenza formale di facciata. È per questo che io dico alle colleghe, alle compagne che invece noi dobbiamo conquistarci ecco, ruoli all'interno delle assemblee legislative, ruoli all'interno delle commissioni, ruoli all'interno delle grandi aziende, perché ancora le prime fila sono ricoperte da uomini. Quindi quel famoso tetto di cristallo non siamo riuscite a sfondarlo ed è una responsabilità anche nostra. Nel senso che anche noi dobbiamo conquistare ecco, spazi. Non è facile perché facciamo poca lobby tra di noi, non riusciamo a fare la lobby che riescono a fare gli uomini e siamo poche, quindi quelle poche spesso anziché sostenersi si fanno la guerra perché hanno paura di perdere no, terreno, per cui è ancora una battaglia difficile. Lilli Gruber dice che le donne sono costrette a vivere ogni giorno con dei grandissimi pesi alle caviglie, no? Noi andiamo avanti e nella stesso magari veniamo messe nella stessa riga di partenza rispetto agli uomini, però abbiamo questi grandi pesi alle caviglie che ci impediscono di correre come potremmo. Per cui ecco, io credo che di sforzi, di passi in avanti ce ne sono stati fatti, ma in particolare nel nostro paese non abbastanza. Cioè ci sono tante enunciazioni di principio, ma poi le politiche sono molto, molto orientate al maschile. È proprio vero, onorevole, grazie. E infatti proprio riferendoci specificamente all'Italia, si può dire che la strada per l'uguaglianza di genere in politica, per la rappresentanza di genere in politica sia ancora lunga. Basti considerare appunto la composizione del Parlamento italiano, attualmente soltanto il 36% circa sono donne e non abbiamo mai avuto una donna che fosse nominata Premier, Presidente della Repubblica. Attualmente i presidenti di regione donne è soltanto una e
fatta questa piccola parentesi, di recente appunto il nuovo governo italiano guidato da Mario Draghi ha ottenuto la fiducia. Quello che le chiedo io è se vuole commentare dal punto di vista della rappresentanza di genere questo nuovo governo, specialmente con riferimento al fatto che il Partito Democratico su 3 ministeri non ha appunto nominato nessuna ministra e personalmente ci sono rimasta un po' così, perché come dice lei è appunto il partito che dovrebbe essere più progressista e purtroppo nella rappresentanza di genere del nuovo governo italiano si sono, e lo dico veramente a malincuore, dimostrati più progressisti i partiti della destra. Quindi le chiederei un commento sul punto se vuole. Beh, lo faccio volentieri perché l'ho fatto anche apertamente e pubblicamente, per cui non ho nulla da nascondere, anzi io credo che il profondo malessere e disagio manifestato dalle donne democratiche dopo la scelta del Partito Democratico di non indicare nessun ministro donna è un malessere effettivo. Nel senso che ancora una volta il mio partito purtroppo è risultato poco credibile, perché se tu non fai corrispondere alle parole i fatti, nel lungo periodo la gente non ti crede più, ma soprattutto le donne non ti credono più. Le donne sono una gran parte della popolazione, le donne sono quelle che votano e se continuano a vedere, anche come donne democratiche, che il partito principale che dovrebbe guidare, diciamo, no, anche il processo emancipativo della qualità della democrazia, invece è incline ad una preferenza, diciamo, maschile, ecco, nel lungo periodo io credo che pagheremo un prezzo molto alto anche in termini di consenso. Per cui questa è stata una battuta d'arresto pesante, siamo stati superati a destra dai partiti appunto come Forza Italia, addirittura la Lega, per non parlare della Meloni che per Fratelli d'Italia è la leader dei Fratelli d'Italia, e siamo stati superati anche dai paesi europei, dove invece ci sono tante donne che guidano paesi europei e addirittura ti posso dire e vi posso dire che le donne che sono premier nei paesi europei sono quelle che sono riuscite ad affrontare meglio anche la situazione pandemica, perché probabilmente la capacità femminile di resilienza, di adattamento, ma anche di concretezza e di velocità nella decisione ha determinato una qualità di risposta maggiore. Il lavoro che noi dobbiamo fare, ripeto, è un lavoro femminile di lobby forte, dobbiamo conquistarci una leadership, credo, femminile nel Partito Democratico. Io non sono soddisfatta della parola compensazione, io credo che le donne debbano occupare gli spazi, occuparli e appunto promuovere delle politiche di impegno verso le donne anche nel ruolo, diciamo, che noi svolgiamo ad essere dei modelli positivi per le ragazze, no? E quindi di essere dei modelli per spronarle a non fare mai passi indietro, a farne 2 in avanti, a non piegare mai la testa, a pretendere l'applicazione dei propri diritti, però se non riusciamo a farlo noi è chiaro che torniamo al problema di prima, cioè della credibilità, dell'affidabilità. Ecco, per cui io credo che le donne abbiano grandi potenzialità, siamo preparate, abbiamo uno stile diverso di fare politica, che è uno stile femminile che noi dobbiamo rivendicare e portare avanti. E quindi la capacità della mediazione, la capacità del dialogo, il trovare per esempio il compromesso. La politica è l'arte del compromesso, che non vuol dire compromesso al ribasso, significa raggiungere rispetto a posizioni per esempio molto distanti dei punti di mediazione. E questo secondo me le donne riescono a farlo. E poi lo sguardo femminile sul mondo, nella risoluzione dei problemi, il fatto di essere mamme ci aiuta, no? A capire la prospettiva, per esempio, però come mamme siamo state anche molto pregiudicate dalla stessa pandemia. Pensate che su 100 lavoratrici che si ammalano di Covid, 70 sono donne. E quindi questo vi fa capire come anche nella pandemia il ruolo delle donne è stato un ruolo che ha giocato appunto, hanno giocato un ruolo molto importante, ma sono state molto molto penalizzate da questo punto di vista.
Assolutamente, e mi collegherei proprio per quello che ha detto in merito al modo diverso che hanno le donne di fare politica, motivo per cui al di là comunque di un discorso di giustizia sociale per cui le donne devono essere presenti in egual modo rispetto agli uomini, mi collegherei, onorevole, se per lei non è un problema, con la sua personale esperienza, se vuole condividerla con noi, posto che appunto in Veneto lei è stata l'unica candidata donna a sfidare alla presidenza della regione, appunto per il Partito Democratico. Ricordo che in quella battaglia, in quella campagna che è stata appunto una battaglia, lei è stata criticata per appunto un suo atteggiamento troppo femminile, comunque per questo modo che lei dice di fare politica in termini femminili. Quello che mi viene da chiederle è, lei si è sentita discriminata in quanto donna durante la sua carriera? Secondo lei le accuse che le sono state mosse perché donna e se al suo posto ci fosse stato un uomo questo si sarebbe verificato oppure no? No. No. Nel senso che no, ma quella è stata, allora diciamo che l'esperienza del 2015 è stata un'esperienza durissima da un punto di vista umano principalmente e poi politico. In realtà addirittura siccome io venivo da un'intervista in cui avevo dichiarato di voler difendere lo stile ladylike delle donne in politica, no? Mi sono stata massacrata, ma massacrata letteralmente massacrata. In realtà noi abbiamo quella volta insomma abbiamo precorso, magari l'abbiamo spiegato male, ma abbiamo precorso i tempi, perché se voi guardate adesso Alexandra Ocasio negli Stati Uniti ha fatto un video di circa un'ora di come lei si trucca la mattina per definire, per rimarcare, no, la femminilità della politica. Beh, l'ha fatto insomma diversi anni dopo, però il principio è quello, cioè mai rinunciare ad essere noi stesse anche quando dobbiamo rivestire ruoli che sono stati nella storia ruoli maschili, no? Quindi il senso di quella politica diciamo che oggi la Ocasio incarna è il fatto appunto che fare politica come donna può essere e può avere un valore aggiunto, ma soprattutto fare politica senza mai rinunciare ad essere se stesse, che non vuol dire essere necessariamente femminili. A me va di essere femminile, ma un'altra donna potrebbe per esempio avere uno stile maschile. L'importante è che stia bene, l'importante è che non venga costretta, come lo fui io all'epoca, a vestirmi come un uomo e quindi a snaturare la mia normalità, che poi io non penso di avere uno stile molto femminile, no? Ma diciamo non perdo occasioni per rimarcare il fatto che io sono una donna e il mio collega maschio è un maschio. Dopodiché se il mio collega maschio vuole mettersi le gonne e la mia collega femmina vuole indossare un tailleur super maschile, lo faccia, l'importante è che stia bene con se stesso. Quindi questo per dirvi di come io sprono le ragazze appunto a difendere la propria identità, che sia identità culturale, che sia sessuale, che sia religiosa. Ecco, ognuno deve essere se stesso e, ripeto, difendere il proprio stile, ecco. Dopodiché quella fu secondo me una campagna elettorale che fece storia per la discriminazione che una donna candidata diciamo ha subito, perché non c'era un giornale che descriveva le mie idee, le mie considerazioni sul Veneto, la mia idea di sviluppo sul Veneto, la mia idea di ambiente per il Veneto, ma era tutta concentrata sulle sciocchezze, cioè su diciamo i dettagli, no? E questo è purtroppo un grande limite che ha il Veneto, che è ancora un territorio molto chiuso nei confronti delle donne, seppur le donne in Veneto rivestano spesso ruoli nell'imprenditoria straordinari. Abbiamo delle donne imprenditrici in gambissima, eppure però
nell'immaginario collettivo, diciamo, c'è ancora questa idea. Io devo dire, ho sempre combattuto molto tenendo a mente l'esempio che dovevo dare ai miei ragazzi, no? E per quanto io abbia veramente sofferto anche nei 5 anni successivi in Consiglio regionale, umanamente, io avevo in mente mia figlia Margherita e l'esempio che dovevo dare a lei, quindi della resistenza. Ecco, io cito sempre le donne partigiane, no? Non perché io possa paragonarmi a loro, perché sono davvero molto piccola rispetto alle donne della resistenza italiana, però essere partigiane oggi, essere donne della resistenza contemporanea, significa difendere sempre il principio democratico, significa sempre difendere la libertà e l'uguaglianza, significa sempre battersi per l'affermazione appunto della propria identità, del proprio genere. Pensate alle battaglie che noi stiamo facendo oggi qui in Parlamento per le donne polacche a cui è stato negato il diritto all'aborto. Pensate alle battaglie che noi facciamo oggi per far sì che l'Egitto scarceri Patrick Zaki, che è detenuto da mesi e mesi ingiustamente nelle carceri egiziane, alle battaglie che stiamo facendo per i giovani studenti che protestano in Turchia, per i migranti della rotta balcanica. Cioè io credo che una donna abbia, ecco, una forza per dire certe cose che talvolta può essere anche superiore rispetto a quelle di un uomo, e dirlo appunto da ruoli che noi possiamo rivestire, secondo me può essere da esempio. Per cui io credo che anche le esperienze più brutte, alla fine umanamente più difficili, poi ti fanno crescere molto, ed è molto più utile una sconfitta pesante che una vittoria schiacciante. Per me è stato molto più utile perdere nel 2015 che vincere e stravincere nel 2014, nel senso che appunto poi quando cadi rovinosamente e riesci ad alzarti, significa che hai una capacità di resilienza in più e che quindi ce la puoi fare. Ecco, questo deve essere l'esempio, che è un esempio che negli Stati Uniti, per esempio, il fatto di avere alle spalle qualche fallimento quando vai a un colloquio di lavoro può essere molto più interessante piuttosto che uno che ha collezionato soltanto successi, no? Per cui anche dai fallimenti può nascere in realtà un riscatto forte che può determinare anche un cambiamento molto positivo. Grazie mille onorevole. Decisamente, e credo appunto che me la ricordo bene quella campagna, appunto ai tempi passò quasi come una cosa normale, riguardando indietro adesso a quello che successe, insomma fa un po' orrore, no? E poi lì c'è ovviamente riguardo a fallimenti tutto un discorso di Zaia e dello strapotere poi che ha in Veneto, quindi diciamo chi è venuto dopo di lei purtroppo non è riuscito a fare di meglio. Penso che ci sia un problema Veneto che è distinto da un problema Italia. Assolutamente. Ed è ancora più serio. E ridevo quando citava Lili Gruber, perché Giorgia tutta la fondazione, diciamo, riempie la testa sempre con Lili Gruber, giustamente, quindi insomma c'è affinità anche da quel punto di vista. Torniamo un attimo all'Unione Europea, magari per chiudere un po' il discorso. È stata approvata recentemente la strategia per la parità di genere per il quinquennio 2020-2025 e su di essa il Parlamento europeo questo 21 gennaio ha adottato una risoluzione. Vorrei chiedergli un po', cioè in concreto abbiamo parlato appunto di tutti questi temi, gender gap, il tema della maternità credo sia fondamentale. Concretamente quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati e ovviamente anche in relazione a quello che è poi il Recovery Fund. Come diceva appunto, la pandemia ha aggravato la situazione preesistente e il Recovery Fund ovviamente ha una serie di obiettivi che credo siano eccezionali, energie rinnovabili, economia. Per quanto riguarda la parità di genere, è stato investito abbastanza? Si poteva fare di più? Qual è la sua opinione?
Diciamo che la strategia per la parità 2020-2025, presentata a marzo, traccia delle azioni chiave che noi dovremo portare avanti appunto nei prossimi anni. È molto orientata per combattere le discriminazioni di genere, la violenza di genere. È molto orientata per garantire, come dicevamo prima, la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e anche a prevedere un equilibrio di genere nell'ambito politico e decisionale, no? Quello che dicevamo prima, essere presenti ma avere anche la forza e il potere di decidere. Molti di questi dati, di queste statistiche dimostrano in realtà appunto che il Covid e il periodo di confinamento ha aumentato per esempio di molto la violenza domestica contro le donne, ha aumentato di molto il divario salariale, come dicevamo prima, e ovviamente l'impatto che il Covid avrà nella condizione sociale e lavorativa delle donne sarà molto forte. Il dato dei 312.000 posti di lavoro persi dalle donne solo in Italia è un dato estremamente rilevante. Diciamo che noi abbiamo previsto in questa strategia misure vincolanti contro la violenza di genere, cioè abbiamo imposto a alcuni paesi che invece su questo sono ancora indietro. Voi sapete che l'Unione Europea deve fare in modo che tutti i paesi raggiungano livelli, diciamo, di qualità di vita per le persone rilevanti, in particolare l'accesso a meccanismi sicuri ed efficaci per la denuncia e anche per diciamo la difesa e la protezione delle donne che denunciano. Voi sapete che diciamo le denunce rappresentano soltanto la punta dell'iceberg, no? In realtà Giorgia lo sa perché è un avvocato come me, diciamo poi sotto a questa punta di iceberg ci sono tutte le donne che non denunciano le violenze, le discriminazioni, le molestie. Per cui un forte impegno per campagne informative, formative, anche per gli operatori di polizia, per le persone che lavorano negli ospedali, per accogliere per esempio le donne che denunciano. Per cui Convenzione di Istanbul 2021, quindi la fine di questo anno, la Commissione ha previsto che gli stati, anche quelli più indietro, prevedano e applichino la Convenzione. Per quanto riguarda il lavoro, appunto, la lotta al salary gender gap, che come sapete prevede ancora una discrepanza notevole a parità di mansioni e di orari fra uomini e donne, e ovviamente come deputati noi abbiamo stressato molto il tema dei diritti e quindi dello Stato di diritto. Abbiamo citato prima la Polonia, abbiamo citato l'Ungheria. Molto spesso molte donne sono appunto oggetto di forti discriminazioni, ma in molti paesi ancora europei non sono applicati i diritti civili, i diritti politici e i diritti umani. La Polonia, diciamo, per esempio il tema diritto all'aborto, ma anche il tema delle LGBT, quindi voi sapete che addirittura zone della Polonia sono interdette alle LGBT, per cui su questo noi abbiamo difeso la comunità transessuale e intersessuale. Il Parlamento europeo ha quindi chiesto che la situazione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere sia monitorata costantemente, comprese ovviamente anche tutte quelle campagne di disinformazione e le campagne regressive che questi paesi come Ungheria, appunto, e Polonia hanno portato avanti. Temo che l'uscita, tra l'altro, di Orban dal Partito Popolare Europeo, avvenuta ieri, determinerà un peggioramento, ecco, delle condizioni sui diritti civili, politici e umani in Ungheria, perché il suo stare all'interno del Partito Popolare Europeo comunque lo impegnava anche su determinati fronti. Penso che la sua uscita andrà a, come dire, peggiorare, ecco, la condizione. Per cui noi stiamo facendo una battaglia forte sullo Stato di diritto, e vi devo anche dire che voi sapete che l'abbiamo fatta anche in relazione ai fondi europei, cioè abbiamo detto guardate, attenzione paesi, perché chi non rispetta
lo Stato di diritto non potrà beneficiare dei fondi europei. E su questo infatti c'era stata proprio diciamo l'alzata di scudi da parte di Polonia e Ungheria, che non volevano accogliere questo principio, che invece Angela Merkel su questo ha mantenuto la barra dritta. Poi c'è il grande tema, ma magari lo affrontiamo in un altro momento qualora lo vorrete. C'è il grande tema dei rifugiati, del diritto d'asilo e della trasformazione e il cambio di passo sulla politica migratoria e la politica di integrazione, su cui noi siamo molto preoccupati, perché purtroppo sia la condizione dei migranti lungo la rotta balcanica, sia la condizione dei migranti in Grecia che nelle isole spagnole sta di giorno in giorno peggiorando. Per cui anche su questo noi siamo molto impegnati come socialisti. Benissimo, sì, poi diciamo che siamo anche vicini all'8 marzo, quindi speriamo veramente che ci sia, che l'Unione Europea sia in grado, è una questione molto difficile, no? Come poter influire sulla politica. Ha citato la Polonia, ovviamente poi c'è l'Ungheria che è in una situazione molto analoga, insomma, fa un po' specie, ecco, dalla nostra prospettiva diciamo, di Arbory Road, che è una prospettiva progressista, come l'Unione Europea magari sia più intransigente a volte su temi economici e certo. Poi quando viene a temi fondamentali come i diritti umani sembra che siano quasi in secondo piano. Adesso, come diceva, sembra che ci sia un po' più di, finalmente, reazione dalle istituzioni europee. Benissimo, direi di chiudere perché purtroppo appunto abbiamo finito il tempo a disposizione. La ringrazio moltissimo sia dell'intervista che del suo impegno appunto per l'uguaglianza di genere. Grazie. Come diceva, sì, sarebbe molto interessante poi discutere anche della sua esperienza recente, magari in un'altra occasione. So che siete stati in Bosnia, no? A visitare i campi, sì. Quindi quello ci piacerebbe moltissimo come podcast, diciamo. Volentieri, volentieri. Grazie a voi, grazie dell'impegno che ci mettete, grazie anche dell'attenzione e dello stimolo che ci date, per cui teniamoci in contatto, mi farebbe molto piacere magari ospitarvi anche quando si potrà qui in Parlamento Europeo una visita, così magari potete fare qualche podcast in diretta dalle aule parlamentari. Grazie onorevole, grazie. E grazie per tutti i suoi splendidi spunti, perché da donna e da persona impegnata comunque nella battaglia dell'uguaglianza di genere, non soltanto dal punto di vista personale ma anche professionale, ho apprezzato veramente molto tutto il suo intervento. Grazie. Grazie Giorgia, grazie. Buon lavoro. Benissimo. Grazie anche a lei. Ciao, arrivederci. Arrivederci. E grazie a tutti e vi ricordo come sempre di mettere like sui nostri canali social e seguire su Spotify e YouTube i nostri podcast. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.